Cari amici del canale, mi trovo alla Ocram, l'azienda che portai sul canale per quanto riguarda i diodi. Vi ricordate benissimo, ho fatto 2 video su questi e sono diodi di blocco. Questi sono diodi che vanno posizionati sulle stringhe e questi sono diodi invece che vanno posizionati nei quadri, quindi compresa con attacco DIN. Ebbene ragazzi, oggi sono in compagnia del titolare dell'azienda, Marco, piacere di conoscerti Marco, e poi sono in compagnia di Andrea che è il loro tecnico che si occupa proprio di tutta la progettazione e la realizzazione, perché ragazzi la Ocram è produttore di questi diodi. Bene, io passerei subito alle domande, fatemi appoggiare un attimo questi prodotti. Passerei alle domande e inizierei proprio col titolare. Marco, raccontaci un po' di questa azienda, quando nasce, qual è lo scopo e quant'altro. Sì, allora l'azienda nasce nel 1998, in realtà, anche se poi sul nostro web, sul nostro sito praticamente c'è scritto 1999, ma c'è stato un piccolo passaggio da ditta individuale ad SRL. Cose fiscali. Esatto, quindi sono da 1 gennaio 98, sono 26 anni rotti, insomma, che siamo sul mercato. La Ocram nasce giù a Pomezia, in provincia di Roma, a fianco alla sede della Semicron Italia. Benissimo. Perché praticamente in Semicron Italia mio papà era il responsabile della produzione per 26 anni, praticamente lo è stato, fino al 2000, e nel momento in cui la Semicron stava decidendo di smettere alcune linee di produzione che secondo i loro canoni stavano per diventare obsolete, ha detto ma perché mandarle al macero, e quindi abbiamo preso la palla al balzo e siamo entrati praticamente siamo una specie di costola della Semicron, anche se comunque le realtà sono sempre state completamente separate. Perfetto. Quindi siete una generazione, tuo padre, te, quindi che lavorate in questo ambiente, possiamo dire? Sì, sì, mio papà era dipendente ovviamente perché Sì, la Semicron è una multinazionale tedesca. Chiaro. Però sì, alla fine diciamo che ha funzionato, visto che siamo ancora qua, e quindi abbiamo avuto la fortuna di essere messi in contatto con i loro clienti, abbiamo mantenuto praticamente quasi al 100% tutti i loro fornitori, anche dalla Germania. Utilizziamo ancora oggi per le nostre produzioni diodi della Semicron, li prendiamo dalla Semicron Brasile. Perfetto. E ecco, quindi questa è un po' la vostra storia. Ci tengo a dire una cosa ragazzi, un'azienda che oltre 20 anni, per la precisione 23 hai detto, 24? Beh, da 1 gennaio 98 sì, sono ormai 26... 26 anni, 26 anni ancora nel mercato, per come stanno andando le cose nel mondo, in Italia eccetera, io farei già i complimenti, ma lui stesso ha risposto, ci ha dato il perché. Abbiamo ottenuto i clienti. Per mantenere un cliente devi mantenere sempre gli standard, perché la qualità domina soprattutto in questo campo dei semiconduttori e quant'altro. Se non hai qualità i clienti li perdi, quindi la capacità di Ocram di lavorare sempre sul pezzo, si dice a Milano, cioè in alta qualità, ha fatto sì che l'azienda ancora dopo 26 anni sia ancora attivissima. Che cosa producete? Fammi una cronostoria breve sui vostri prodotti, perché adesso poi sentiamo anche Andrea che è stato poi l'ideatore e costruttore di questo diodo di blocco di altissima qualità, e ragazzi oggi parleremo anche di un altro prodotto nuovo che aggiungo sul canale, che loro hanno, che adesso ci presenteranno, e faremo anche dei test ragazzi, dei test sui diodi, test veri come vanno fatti. Allora, volevo chiederti questo, quali prodotti ancora avete? Perché un'azienda così seria mi va di pubblicizzarla sul canale, perché se qualcuno di voi è un'azienda, un ingegnere eccetera e hanno bisogno di particolari prodotti, ebbene Ocram è il posto giusto. Marco, che cosa fate? Sì, noi il nostro core praticamente sono diodi, in particolare diodi ad alta tensione, ponti di diodi assemblati vari, tra cui anche inverter, qualche tipo di inverter lo produciamo per alcuni clienti, altri tipi di inverter invece li
costruiamo su specifica del cliente, nel senso che è una specie di conto terzi fondamentalmente, Sì. anche se poi noi qui oltre alla costruzione vera e propria effettuiamo anche il test di pre-collaudo, quindi inseriamo una parte del software. Sì. C'è già una certificazione Esatto, poi il cliente finale inserisce gli ultimi parametri che ovviamente sono in base all'applicazione. In base all'applicazione sono riservati a loro. Insomma. Quindi su alta tensione eccetera immagino che facciate anche ferrovie, fate anche... Allora sì, con le ferrovie noi ci appoggiamo, diciamo che come clienti abbiamo alcune aziende che lavorano per le ferrovie, anche perché lavorare per le ferrovie significa sottostare a numerose e complicate normative, e quindi noi ci limitiamo a fare quello che sappiamo fare. Volete viaggiare sicuri, prodotti buoni però senza strafare che poi si intoppano. Esatto, lasciamo fare a chi sa fare il prodotto. Ognuno faccia il suo, ognuno faccia il suo, perfetto. Adesso ragazzi, grazie Marco, innanzitutto l'azienda l'avete vista, consolidata, seria, l'avete visto già dal prodotto presentato attraverso i video che ho fatto sul canale e fui il primo a presentarlo in Italia e questo mi dà una particolare soddisfazione. Ebbene ragazzi, adesso voglio intervistare Andrea che è un tecnico d'eccellenza, abbiamo fatto prima una chiacchieratina seria su quelli che sono i prodotti e lascio a lui veramente la palla perché vorrei che descrivesse questi diodi di blocco, qual è lo scopo, perché sono stati ideati e l'utilità che ne abbiamo in comparison, cioè in paragone con i cosiddetti diodi Schottky cinesi che usavamo fino ad oggi perché non c'erano alternative. Quindi grazie innanzitutto Marco di aver creato un'alternativa professionale in Italia. Andrea. Sì. Allora, la necessità di creare questo tipo di componente è nata perché in buona sostanza c'è un buco di mercato, perché per una semplice applicazione camperistica ho avuto esigenza per un piccolissimo impianto di installare dei diodi di stringa, però essendo un'applicazione molto limitata, quindi molto piccolina, diciamo che mi sono preso la libertà di utilizzare i componenti che trovi sul mercato, quindi il classico acquisto online, arriva il componentino, essendo noi attrezzati giustamente per i diodi di alta tensione, quindi abbiamo attrezzature per effettuare i test. E vediamo dopo i macchinari, perché faremo anche i test con macchinari sofisticati. Mi sono preso la libertà, ecco, di effettuare un test su un diodo del genere e sei rimasto allibito. Il dato di targa, diciamo, essendo 1000 volt 30 ampere, in realtà era un 45 volt, con dei terminali che secondo, diciamo, il calcolo riescono ad arrivare a 3 ampere, quindi in buona sostanza non si è rivelato, diciamo, la soluzione giusta da poter applicare a un piccolo impiantino, per quanto piccolo sia. Il discorso è questo, che un diodo Schottky, perché tutti quanti spingono nell'utilizzo di tale diodo per il semplice fatto che ha una caduta sul diodo molto bassa, quindi avendo una caduta molto bassa dissipo meno potenza, tutti i vantaggi del caso. Sì. Siamo sul mezzo volt, circa 0,7, 0,8 di solito. A volte li ho misurati dai 0,3, 0,4 volt i diodi Schottky. Il discorso è che per una differenza di tensione che può esserci tra una stringa e l'altra maggiore di 45 volt, tale diodo non funziona. Semplicemente oltre i 45 volt, quindi se io ho due stringhe nel mio impianto e mi ritrovo con una stringa in ombra rispetto all'altra o parziale e mi ritrovo una differenza di tensione superiore a 45 volt, in pratica quel diodo non serve a nulla, è come se io avessi le stringhe in cuore. Questo è ancora peggiorativo per coloro che hanno le stringhe da 300, 400, 500 volt nella maniera più totale. Sì, poi dopo il discorso è che andare su in tensione bisogna sempre avere le giuste accortezze, sapere cosa si fa, perché è pericolosissimo. Cioè deve essere fatto da un personale qualificato nel caso in cui si intenda andare in quel tipo di progetto. Sì, questo sono contento che Andrea lo cita, perché questa è una sine qua non del mio canale, cioè
dato che io insegno a produrre la propria corrente, Andrea, tu non so se adesso segui il mio canale, e però io voglio far restare sempre gli amici del canale intorno ai 120 volt, che è la continua in sicurezza. Invece a volte per faciloneria si arriva a 250, 280, 360, 400, 500 volt in corrente continua, con 13 ampere abbiamo botte di corrente che se sbagli qualcosa... Certo. Il discorso è che mi è capitato il suggerimento, diciamo, o meglio, mi è stato richiesto per impianti che erano prossimi a essere dismessi, come cercare di mantenerli in vita, ok? Quindi certo. il discorso è che se io ho un impianto in essere che lavora magari a 300 volt, che faccio? Lo butto via? Chiaro, Quindi anche chiaro. per quelle applicazioni è fondamentale utilizzare, diciamo, un diodo che è tipo questo. Il discorso è che già nel passato magari utilizzavo un inverter con ingresso multistringa, ci ritroviamo a utilizzare inverter con ingresso singolo, Sì. e quindi abbiamo bisogno di andare ad aggiustare il nostro impianto, perché Sì, anche sì. tutti gli impianti che arrivano, diciamo, quasi a fine ciclo vita, quindi non c'è più il vincolo della messa in rete, posso decidere, diciamo, di utilizzare l'impianto in modo diverso. Utilizzarlo in modo diverso vuol dire comunque aggiustare un po' quelle che sono, diciamo, parametri, come ad esempio il diodo, quindi per migliorarli. per Diciamo, migliorarli. da quello che hai detto sembra quasi che questo camper ti ha suscitato la curiosità e che è diventata poi sperimentazione e alla fine prodotto finito, quindi... Allora, in buona sostanza il discorso camper è stato poi dopo ovviamente adeguato con un prodotto del genere, quindi è nato, diciamo, visto che noi abbiamo il know-how dei tipi di materiali che possiamo utilizzare, che già utilizziamo per tanti altri diodi, quindi è roba che funziona da tanti anni, quindi di qualità completamente ignifughi, completamente, cioè... Allora, la qualità la vediamo dopo anche sul tavolo. Sì, Okay. il discorso è che in fase di progettazione, perché è stato scelto un profilo del genere, quindi il classico tubo semplice in alluminio, perché ad esempio se io avessi scelto un profilo con delle alette, ad esempio, sarebbe stato indubbiamente più bello, più efficiente, sicuramente più costoso. Il problema sarebbe stato sporcizia che vada, diciamo, ad annidarsi, quindi essendo un componente installato in un ambiente esterno, difficilmente qualcuno andrà mai sotto i pannelli a pulire un diodo. Giusta riflessione, perché questo sarà là dove sono i pannelli e a volte ci sono foglie, detriti, piccioni che si annidano sotto i pannelli. Tutto questo accumulandosi intorno alla letta, se fosse stata una letta, avrebbe intasato e la dissipazione si sarebbe persa. Poi con la poca pioggia insieme allo sporco diventa un malloppo, si dice, che alla fine veramente diventa un fango di non dissipazione. Certo. Benissimo, benissimo. Certo, quindi ecco, è stato utilizzato comunque un profilo molto semplice, componentistica molto semplice, un sistema del frutto interno è resinato in modo molto semplice, quindi con una resina termoconduttiva che viene utilizzata in ambito industriale già su tanti moduli, quindi non ci siamo inventati niente di nuovo. Sì, però attenzione, semplicità, tutto semplice, facile, ma di qualità. Sì, molto alta. La qualità massima. Cioè, qualità massima. Adesso lo vediamo un attimo nei dettagli. Sì. Marco, ho notato una cosa, perché è già un po' di tempo che giro nell'azienda. Sembrate un'azienda di amici, c'è una collaborazione, professionalità, e questo è molto bello da vedere. Cosa mi dici su questo aspetto? Perché lo reputo importante. Oggi, quando lavori in un bell'ambiente, è fondamentale. Guarda, tutto deriva dalla mia prima esperienza di lavoro che feci quando ero, diciamo, ancora qualche 30 anni fa ormai, in cui ho visto che c'era il ragioniere di turno che era il capo ufficio, era un'azienda edile, a suo tempo aveva 180 dipendenti, quindi operai manovali, capi cantiere, eccetera, eccetera, e io ero in ufficio e mi sono reso conto di come venivano trattate queste persone da questo capo ufficio, diciamo. Sì, sì.
e mi ritrovavo persone di 55, 60, 65 anni trattate a pesci in faccia, e che ovviamente non avevano il coraggio di replicare perché era il loro lavoro, certo. e per magari Avevano le uno famiglie stipendio da mantenere, di certo. 1.100.000 lire, tanto ho Sì. detto io, se dovessi avere mai una responsabilità verso Sì. le persone, non sarò mai in quel modo là. Infatti loro lo sanno, li ho sempre avvertiti di quando sono stati, quando sono entrati a far parte dell'azienda, ormai Andrea dal 2000, quindi Sì, già sono 24 anni. Sei nato qua, sì. mentre gli altri ragazzi sono arrivati più tardi, io gli dico sempre, voi qua dentro fate come volete, sappiate che io comunque vedo tutto. Beh, sono il titolare, bisogna lavorare. Però avete bisogno dell'ora di andare via, non Sì. dovete dirmelo il giorno Sì, prima, sì, avete sì. bisogno adesso, andate, Sì. c'è un do ut des praticamente. Questo è bello, ragazzi. Io perché ho voluto evidenziarlo? Perché si vede, è tangibile. E quindi quando oggi si ha un'azienda in Italia con le grandi difficoltà, perché ragazzi, qui si parla di competizione contro la Cina. Stiamo vincendo la Cina, cioè i dio di Schottky cinesi che ne producono, ne stampano a milioni. Cioè oggi in Italia abbiamo il prodotto top quality, Andrea. Sì, E adesso lo vedremo dai test. Quindi, e poi l'ambiente è questo che ha descritto Marco. Quindi tanto complimento. Poi ecco, l'ultima No, cosa, come no? riguardo a questi idioti poi di cui stiamo parlando, Andrea per qualche tempo mi ha proposto questa cosa, io ho lasciato un po' andare, a un certo punto ho detto, sai cos'è, ti lascio carta bianca, Sì, fai quello che vuoi, chiedimi i materiali che ti servono, fai le tue prove, fai esattamente, e adesso siamo a questo punto qua, Perfetto, per cui alla fine ho ottimo. fatto bene io, lui ha fatto quello che riteneva opportuno, quindi una sua... sì. Una responsabilizzazione, l'hai trattato con dignità e gli hai detto Andrea fai, vediamo cosa succede, e Andrea ha sfornato. Questa è la collaborazione. Qui c'è, anche se fiscalmente c'è il capo dell'azienda, perché è sua l'azienda e i lavoratori, ma si crea quel connubio che possiamo definire tra amici, e questo è fondamentale. Ora, sotto questo video ci sono tutti i link, quindi se volete i dio di quelli classici che si possono connettere alla presa D, all'attacco DIN, quindi da quadro, eccetera, con la sua aletta di dissipazione, piuttosto che quelli da posizionare direttamente sui pannelli, e adesso faremo i test. Sotto c'è il link dove acquistarli dell'azienda che avete visto che è affiliata. E quindi ragazzi andiamo avanti con i test, però io prima volevo intervistare anche la tua socia, perché c'è una ragazza che è molto dinamica, molto, insomma, che lavora seriamente, e mi sembra doveroso anche fare qualche domanda anche a lei. La chiamiamo? Certo. Ebbene ragazzi, vi presento Miriam, che è la socia di Marco. E anche lei, ovviamente, dirigendo l'azienda insieme a Marco, è doveroso e piacevole fare la stessa domanda. Cioè, Miriam, cosa ti ha spinto a fare società in questa società così elettronica, così importante e di qualità? Buongiorno, sì, sono Miriam, io lavoro qui in Ocrama da circa 20 anni, dal 2004, sono parecchi anni ormai. È un'azienda dove io mi sono subito sentita bene, a mio agio. All'inizio lavoravo con il padre di Marco, mi ha insegnato veramente un sacco di cose. Eravamo una bella squadra, e anche adesso siamo ancora una bella squadra. Sono 20 anni dove io appunto mi occupo poi dell'amministrazione, della gestione dei clienti e dei fornitori, dei rapporti anche col commercialista, con le banche, eccetera. Quindi tu nasci giovanissima come dipendente del padre di Marco? Io sì, all'inizio appunto sono entrata come dipendente e ero in ufficio col padre di Marco, e poi pian piano sei diventata socia, eccetera. Certo, sono diventata socia di Marco. Perfetto. Poi ci siamo trasferiti qui a Vicenza, abbiamo fatto questa scelta a livello appunto anche economico e anche strategico, per trovarci appunto in un punto un po' più anche a nord d'Italia, perché noi dove ci fosse più circolazione. esportiamo anche i nostri prodotti, l'80% va all'estero, quindi anche
lavoriamo molto con la Germania. Certo. Una domanda ti faccio, visto che sei tu in contabilità, eccetera, senza rivelare quelli che sono ovviamente le vostre riservatezze commerciali, tu come ti commisuri con quella che di solito è in questo campo, cioè l'elettronica, quella che è la competizione con i paesi forti, che sono l'Asia, la Cina, cioè riuscite a sfondare nel mercato o soffrite le concorrenze? Allora, noi siamo una piccola azienda, il nostro punto di forza è sicuramente la qualità del prodotto. È quello. E su questo non abbiamo anche mai guardato anche i costi, perché naturalmente i costi delle materie prime di qualità è alto. Però su questo non ci abbiamo mai quindi non avete risparmiato su queste non avete cose. una concorrenza non abbiamo reale. una concorrenza, perché noi facciamo dei prodotti di nicchia E di qualità. Perfetto. E noi abbiamo clienti che ci seguono da 30 anni. E quindi non vado a abbiamo un zoccolo duro sì. di clienti, soprattutto esteri e anche italiani, che Perfetto. ci seguono perché si fidano, perché noi gli abbiamo sempre dato una qualità molto alta e siamo certificati ISO 9001. È una cosa che ci chiedono i clienti e che noi ci teniamo molto, e ogni anno lavoriamo sulle procedure per raggiungere questo obiettivo. Perfetto, ci tenevo a fare questa intervista perché azienda italiana nella competizione mondiale eccetera ha detto una cosa fondamentale, che è quella che io menziono sempre nel canale, ragazzi: alta qualità. La nicchia significa che non voglio invadere il mercato con la concorrenza del €1 ogni volta a calare finché veramente andiamo a fare un prodotto di scarsa qualità. Questo è quello che oggi consiglio alle aziende che guardano questo canale, di mantenere alto il loro standard, e Miriam insieme a Marco e tutti i collaboratori che ci sono qua, Andrea come tecnico di questa azienda, hanno capito l'importanza di avere un prodotto che debba essere forte, e qui si va avanti. Certo. Hai detto che avete uno zoccolo duro di clienti consolidati, che probabilmente sono clienti che vanno anche un po' a spaziare, me lo fai questo se costa meno, ma non trovano la collocazione. Esattamente, noi facciamo un prodotto, noi ci chiedono delle determinate caratteristiche, noi riusciamo a dargliele. Noi lavoriamo anche con molte università, oltre con clienti molto Quindi importanti. anche sperimentazione. Certo, noi facciamo progettazione, che è una delle nostre punti di forza sulla progettazione, e noi abbiamo puntato sia sul prodotto, sulla qualità, e anche, come diceva Marco, anche sul benessere, nel senso che noi dobbiamo venire a lavorare ogni mattina contenti di quello che facciamo, e sembra che insomma per il momento ci riusciamo, insomma. Siamo pochi, ma siamo una squadra ben forte. Diceva un famoso, siamo una squadra fortissimi, c'era questo slogan. Bene ragazzi, quindi c'è la volontà comune di questo benessere al lavoro, ragazzi. L'incoraggiamento mio, se siete aziende che hanno bisogno dei prodotti Ocram nell'ambito della trasformazione di corrente, raddrizzatori, diodi e quant'altro, alta tensione, qui ne vedete anche adesso, poi con Andrea vedremo un bel po' di dettagli, ebbene c'è la possibilità di essere aziende forti, anche se l'economia vediamo che è in crisi. Grazie Miriam, è stato veramente piacevole anche ascoltare la tua opinione. Adesso col tuo permesso passiamo ad Andrea per la fase tecnica. Buon lavoro, grazie. Allora Andrea, adesso io diventerò cameraman e quello che tu farai sono i test. Qui vediamo tutte le strumentazioni pronte per fare i test dei diodi, e quindi la domanda che ti faccio è molto semplice Andrea, cioè quali test andrai a effettuare adesso per quanto riguarda i diodi di blocco? Allora, andremo a effettuare 2 test, praticamente il test in conduzione diretta del diodo, quindi andremo a misurare la VF effettiva quando faccio passare una corrente importante, quindi noi qui in oggetto abbiamo le 2 taglie, il 15 e il 25 A. Quanti ampere li farai passare Andrea? Allora, faremo il collaudo standard, che sono i 70 A classici. Non è un test continuativo, anche perché non avrebbe senso effettuare un test cercando di portarlo su anche a 100 A. Certo. Non è un test, diciamo, attendibile, perché bisogna vedere poi dopo cosa accade al diodo dopo svariati cicli e anni di lavoro. Quindi effettuare un test così a banco ha poco senso.
Mentre invece il test che noi andremo a effettuare prima in diretta, quindi faccio passare una corrente importante sul diodo, poi in inversa, quindi andremo a visualizzare su un classico oscilloscopio analogico Sì. un alimentatore alta tensione, quindi questi sono attrezzature autocostruite in quanto non sono, diciamo, attrezzature, cioè Sì, non esistono in commercio, devono essere nascono fatte. per uno scopo specifico, quindi sono molto semplici, però è quello che serve per misurare un diodo. Alla fine il diodo è un componente che risale agli anni, a tanti anni 70, fa, anni sì, 70, anni 70, quindi probabilmente, sì. a tanti anni fa, quindi è un semplice diodo al silicio. Andremo a misurare quindi il passaggio di corrente in diretta, vedere cosa succede anche andando oltre specifica e vedremo cosa succede, qual è il comportamento, quindi cosa visualizzo sull'oscilloscopio quando io oltrepasso i 2 kW, quindi voglio vedere il punto di rottura del diodo. Perfetto, quindi farai anche la un test conducibilità. a questo punto di saldatura. Cioè, Allora, a cosa serve questo test? Siccome il frutto interno è un frutto che sicuramente è di qualità e tutto quello che vuoi, però ci sono delle saldature in mezzo, quindi i materiali utilizzati sono massimi. Il tipo di lega utilizzato ve lo farò vedere magari anche dopo, sì. il livello massimo che si possa ottenere, lega ovviamente a base stagno argento rame, con dei flussanti particolari, quindi devo verificare adesso qui a monitor cosa succede, qual è il valore limite della VF per capire se c'è un problema sulle saldature. Sì. Cioè, Una cosa Andrea, visto che la Lega ha detto che sarà SN, AG e CU, se Sì. sono formule segrete non sei obbligato a farcele vedere. No, Quindi, no. Ok, dopo le vediamo. Dopo ti faccio Anche vedere. per quanto riguarda i componenti silicio, facci vedere la differenza tra quelli che usate voi e il classico Sì, cinese. Ok, sì, dopo sì. vediamo anche questi. Perfetto, allora andiamo Ecco. avanti col test. Ecco, in questo momento faremo il collaudo in diretta. Mi sono preso la libertà di prenderne uno di quelli che si trovano sul mercato, anzi l'unico sistema che si trova sul mercato. Ovviamente non ho, Sì. cioè, ho tolto l'etichetta. Sì, chiaro. Per far vedere un diodo Schottky cosa succede in fase di test Sì. e di quanto cresce il valore della VF e se regge tali correnti. Perfetto. Ovviamente si tratta di far passare un impulso di breve durata Sì. per capire ovviamente lo stato del diodo interno. Sì, facciamo una piccola pausa così spieghiamo anche ai meno esperti. Allora ragazzi, questo è il classico diodo di blocco che abbiamo tutti comprato perché c'era questo in commercio prima che Ocram producesse questi tesori. Ebbene, qui dentro c'è un diodo, è stata tolta l'etichetta per serietà e adesso lui farà il test su questo per un passaggio di tanta corrente per brevissimo tempo. Sì, adesso lo vediamo. vediamo. Cosa succede. Prego. Allora, qui abbiamo i due valori di riferimento che appariranno tra poco, quindi corrente e tensione. Allora, praticamente a ogni colpo io faccio passare questa corrente e questa è la VF che io misuro. Sì, quindi 70 ampere. Per 70,7 ampere 1,218 volt. Quindi questo è la VF. Attenzione che si sta parlando di una caduta con 70 ampere. Beh, certo. Cosa accade adesso sul 15? Andiamo a vedere. Vediamo che il comportamento è esattamente lo stesso. Perfetto. Esattamente lo stesso, quindi corrisponde il valore della VF, quindi la qualità dentro delle saldature è tutto a posto, tutto ok. Adesso vediamo, andiamo oltre specifiche. Vediamo cosa succede se io mando dentro un diodo di questi praticamente più del doppio della corrente. Quindi vai sui 140 ampere adesso?
Adesso, allora, io qui su questa schermata ho, diciamo, le varie impostazioni, ok? Quindi in base al tipo di articolo che devo collaudare. Sì. Quindi queste impostazioni sono per un diodo molto più grande. Ah, 152 Siamo a ampere. 152 ampere, abbiamo la VF di 1,519 Perfetto. sul diodo. La stessa cosa sarà anche sull'altro, ok? E quindi mi aspetto un comportamento Eccolo qua. Non si è spostato minimamente. queste sono le condizioni del diodo a freddo, Sì. ok? Adesso voglio fare un ulteriore step Beh, ma qui è... e andare... Già siamo andati ampiamente oltre, Andrea. Sì, questo è per far capire quanta corrente sto facendo passare sui terminali. Sì. Ricordo che all'interno c'è un terminale in rame OFC da 3,14 mm quadri, ricotto, e che quindi tale corrente comunque Allora, in queste va condizioni, oltre. se non era un diodo di qualità, già si sarebbero disconnesse le saldature. Sì, cioè non è fatto all'interno come una semplice pasticca nera come questa, Chiaro, ma chiaro. c'è tutto, diciamo, un sistema di componenti che sono saldati e connessi poi tra, con tra- resina tra loro. dissipante, insomma, c'è tutto... Ci sono c'è un sistema, diciamo, chiamato Stromad, ma sono in pratica dei sistemi elastici in rame che permettono di sopperire al silicio le dilatazioni termiche. Bene. Quindi quella parte, in quella parte lì sopra alla giunzione non c'è resina, ma c'è una lacca protettiva fatta apposta, insomma. Chiaro. Nasce proprio per questi scopi. Adesso vediamo con 250 ampere. Ah, quindi ancora 100 ampere in più. 250 ampere mi ritrovo con la VF di 2, Ok, qui c'è stata una discrepanza, ok. ok? Beh, mi sembra normale. Sì, la VF Beh. sale, ma siamo andati oltre targa, cioè il diodo è nativo da 70 ampere, ma siamo andati 252 ampere. Siamo a più del triplo, quasi al quadruplo. Cioè, questo è un diodo che nasce per 25, l'altro, adesso vediamo il comportamento, ma io mi aspetto che sia esattamente uguale. A volte quello che si dice, insomma, rispetto agli Schottky cinesi costa di più, e certo, ma questo quando l'hai messo su un impianto fotovoltaico rimane per sempre. Eccolo lì, Siamo il comportamento sempre con la direi VF a identico, freddo. quasi identico. Con la VF a freddo siamo circa a 2 volt, 253 ampere. Beh, certo. Questo ovviamente non è un collaudo che uno può farsi in casa o in No, laboratorio, no. però stiamo partendo con 2 volt a freddo, ovviamente il diodo man mano che riscalda la VF scende. Sì. Noi, diciamo, abbiamo un criterio di test che viene utilizzato per tutti i diodi, quindi questa macchina qui effettua, diciamo, il collaudo su dispositivi che vengono montati, ad esempio raddrizzatori che vengono utilizzati per i generatori, Certo. l'idroelettrico, quindi sta parlando potenze molto elevate, quindi un ponte trifase da 2500 volt, 350 ampere, insomma, comincia a essere, che viene montato sull'albero del generatore. Sì, insomma, lì devono esserci, diciamo, una serie di cose da rispettare, tra cui in particolare anche le leghe. Quindi quello è fondamentale. Quindi all'interno di questo prodotto qui c'è rame, il silicio, resina, e ovviamente il limite di condizioni che è dettato per quanto riguarda il funzionamento, il limite in corrente sono ovviamente le connessioni. Noi qui abbiamo scelto di utilizzare gli staubli originali MC4, quindi il meglio che si riusciva a trovare sul mercato questo era, quindi sono coloro che hanno, diciamo, progettato questo tipo di connettore, e quindi questa è qualità massima. Sarà quello che poi di cui parleremo anche, perché sarà il nuovo prodotto che aggiungiamo sul canale della Ocram, cioè i connettori MC4, chiamiamoli di qualità massima. Cioè la qualità massima perché? Perché nasce l'esigenza di mettere anche questa connessione sul nostro sito. Perché? Perché quando io installo il mio diodo che ha il connettore di qualità massima, ma poi dall'altra parte bisogna vedere il resto dell'impianto cosa monta. Quindi se dall'altra parte magari mi ritrovo, a valle ovviamente dei pannelli, perché il pannello arriva già col suo connettore,
Se mi ritrovo poi dopo con la connessione di qualità non diciamo identica a quella del diodo, È lì che potrei c'ho il avere un crollo della problema. qualità, chiaro. Potrei avere un problema Chiaro. nel futuro. Quindi Questo è quanto. aggiungeremo anche questo, insomma, ecco. Perfetto. Un quesito anche che mi viene chiesto cioè, per quanto riguarda l'installazione dei diodi, diciamo, esterni. Quando io installo un diodo sotto un pannello prossimo alla struttura, mi viene detto quando raggiunge le temperature estive cosa succede al diodo. In realtà al diodo non succede nulla, perché noi abbiamo una temperatura di giunzione interna del Altissima, silicio di 180 gradi, considerando ovviamente la resistenza termica che c'è tra i materiali. Se anche il diodo dovesse arrivare a una temperatura esterna di 120 gradi non ha problemi. Certo. Ovviamente sono componenti che in tensione non vanno toccati, per il semplice fatto che scaldano, che possono scaldare. Perché Da qui nasce l'esigenza anche della clip metallica invece della delle clip fascettine, metallica chiaro. invece delle invece delle fascettine di fascette. plastica classica, certo. Quindi quando io installo un diodo sotto i miei pannelli, il limite fisico è quello del connettore MC4, Dell'MC4, perché comunque materiale... quindi per le temperature bisogna fare riferimento alla scheda tecnica dello Staubli per capire poi dopo quali sono le condizioni di limite massimo. Quindi il problema non sarà mai il diodo, ma saranno le connessioni del resto dell'impianto. Allora Andrea, adesso facciamo il test con il diodo classico, chiamiamolo Schottky cinese, che si trova... Sì, vediamo sui che vari differenza c'è con un diodo Schottky. Qual è il comportamento? Vediamo anche se sarà misurabile con queste correnti. O se si va a interrompere, ovviamente. Sì, si può interrompere. I connettori Staubli fanno una resistenza abbastanza importante. Indubbiamente. Beh, insomma, Perché possiamo sì, dire le che sono conness- gli inventori. Sì, le connessioni diciamo che sono abbastanza solide. Ok. Ovviamente partiamo con le stesse Potrebbe misure. disaldarsi, potrebbe scoppiare, potrebbe succedere di tutto. Ne ho soltanto uno in questo Me lo momento. dicevi, te ne portavo 50. No. Quanti Ripartiamo. millisecondi gli dai? 36? 36 millisecondi Bene. è la durata, quindi vediamo cosa succede. Allora, per 70 A siamo a 0,75 volt, quindi sicuramente la VF è più bassa, siamo per una tensione inversa molto bassa, quindi 45 volt. Con 70 A diciamo che con 4 impulsi regge. Ok. Pensavo peggio, quindi devo fargli il complimento comunque. Stessa misura lo facciamo a 150. 152 A, siamo arrivati 0,945, Ok. 0,959. Ok, scende, ok. Adesso vediamo. Insomma, ha retto bene anche con i 150 per Sì, 36 si sta parlando millisecondi. di un impulso di 36 Sì, millisecondi brevissima, dai, chiaro. senza saldature, cioè questo non è un diodo No, certo. che è costruito con delle leghe, cioè quindi c'è la semplice pasticca in silicio che è resinata dall'involucro Chiaro, nero, chiaro, insomma. chiaro. Siamo 1 volt e 2. Mm. Praticamente mi sto facendo passare 250 A, 1 volt e 2. Non si distrugge, ma sicuramente sarà diventato rovente dentro. Sì, sì. Ma anche perché hai fatto 5-6 test. Sì. Cercando di... Se andiamo a toccarlo, che cosa dice? Fuori niente, dentro bisogna No, però è vedere. già tiepido, eh? Sì, ma dentro sarà sicuramente... Tu con sì, i guanti si non puoi incomincia. sentirlo. Ma sono dei guanti che hanno, Ah, che una danno sola. una certa sensibilità, Ok. sì. Beh, con questo amperaggio, anche se erano pochi millisecondi, con... Sì, questo però, ecco, cioè, è una prova abbastanza empirica, perché comunque, incomincia, no, lo puoi toccare, ma
Si può toccare ma quasi scotta, sì. Sì, praticamente questo è praticamente costruito con 2 terminali, Ah, beh, chiaro, involucro sì, di sì, resina sì, e sì. basta. Questo dentro ha un frutto con Sì, delle sì. saldature, con dei terminali importanti, le cose importanti, quindi Quello che penalizza maggiormente è la tensione che lo vendono per 1000 volte, invece lì sì, sì, sotto i sì, 100 già è in crisi. sì, a 45 volte Chiaro. diciamo arriviamo. Adesso andiamo a fare diciamo la prova in inversa, che è quella proprio tragica Pesante, per sì, questo sì. diodo qui. Eh, E vediamo cosa succede. Allora Andrea, adesso che cosa andiamo a fare? Descrivi agli amici del canale il test di tensione inversa. Adesso andiamo a misurare fino a che tensione arriva in inversa il nostro diodo per capire qual è il limite in cui vedo la conduzione in inversa, cioè il limite massimo a cui posso arrivare in tensione. Perfetto. Quindi incominciamo con quello da 25 A. Sì, quindi Io vedremo qui l'oscilloscopio fino alla scala dove poi fino alla salta. scala di rottura. Ok. Si sta utilizzando un alimentatore in sicurezza, quindi questo è un alimentatore dove posso andare a visualizzare una corrente molto piccola, quindi si sta parlando di microampere, Mhm. quindi in totale sicurezza. Allora, questo è quello che succede andando su in tensione. Quindi qui siamo arrivati a 2000, ecco che il Eccola diodo lì. incomincia a rompere. Siamo arrivati 2450. Quindi a 2450 volt il diodo è perfettamente funzionante. Quindi questa in verticale è praticamente Quello è il la punto di corrente Sì, il punto che di rottura. attraversa il diodo in senso opposto. Quindi Perfetto. blocca fino a 2500 volt, diciamo, dai. Quindi per tensioni di lavoro, di stringhe, anche se io volessi per ipotesi utilizzare una stringa da 1000 volt, lo posso fare tranquillamente, Certo, perché arriva a più del doppio. perché va a più del doppio e quindi cioè, non ha problemi. Questo diciamo è il criterio per misurare diciamo, i diodi. Certo. Andiamo a certo. vedere anche l'altro, quindi questo era il 25. Quello era il 25 ampere, adesso passi al 15. Sì, sì. Vediamo Adesso la massima tensione andiamo a vedere il 15. che regge. Siamo 2300. 2003. Diciamo che dai 2250 in su praticamente il diodo sì. è buono. Ho trovato delle pasticche che arrivano anche a 2700, quindi No, ma tanto sono tensioni alle sono quali... tensioni Cioè, che danno... io consiglio agli amici del canale 120 volt, 150 volt massimi, figuriamoci. Sì, sì, Chi sì, opera sì, invece sì, con sì. gli ibridi a 3, 4, 500 volt è comunque 4 volte sotto la soglia massima di questo diodo. Adesso vogliamo fare la prova con lo Schottky per vedere quanta tensione regge? Ecco, sarà un problema per visualizzarlo lo Schottky, perché questo... per la scala, dici? Sì, sì, Chiaro. andiamo giù di scala, però bisognerà cambiare la scala dell'oscilloscopio di parecchio Sì. e vedere per capire poi dopo il comportamento del diodo com'è. Perché Ok, se io vedo adesso mi ritrovo, guarda, è già salito. ecco qua. Ok, Oltre a notare che il ginocchio non è perfettamente a 90 gradi, sì, sì, quindi sì, sì. c'è un effetto che è capacitivo sul diodo, non riusciamo a migliorare. Comunque questo è quello che succede al diodo, il comportamento del diodo cinese. Quindi c'è un effetto, questa ampiezza qui è l'effetto che è capacitivo del diodo, quindi, e qui siamo alla tensione di soglia Che non si riesce misurata. neanche a leggere quanti... No, perché qui siamo ecco, il La prima primo... tacchetta 50 volte, quant'è? No, siamo a 100 volte la prima tacca, ok, quindi perfetto. siamo a metà, lì segna a metà, quindi io sono qui. Sì, Questo è il punto, diciamo, di conduzione in cui incomincia a sì, condurre. il limite di conduzione lo voglio far vedere qua,
sulla tacchetta insomma, siamo veramente bassissimo. sì, Insomma, sì, al di sotto dei 50 volt. Perfetto. Quindi per questo motivo qui, quindi, Era quello che si diceva sull'inversa, che non regge minimamente le tensioni. le tensioni inverse, oltre ad avere una caratteristica comunque che non è bellissima per un diodo. No, chiaro. Questa curva dolce, perché bisogna vedere poi dopo, scaldandosi questo diodo qui, questa si addolcisce ancora di più. Quindi questa è proprio, diciamo, la caratteristica che hanno i diodi. È quello che poi lo manda in temperatura. Invece devono mantenere questo tipo di curva Sì, 90 gradi deve essere anche quando il diodo è caldo. Se già partiamo così a freddo, a caldo diventa con un questo diodo cerchio, qui, si smussa, è chiaro. con questo diodo qui, cioè, meglio non montarlo che montarlo. Ecco, Perfetto. semplicemente questo. Ok, benissimo. Facciamo due considerazioni adesso. Allora ragazzi, avete visto il test professionale che ha fatto Andrea. Vorrei che facessi tu le tue considerazioni finali. Abbiamo visto che lo Schottky non regge la tensione inversa, si va a smussare, ad addolcire, diventa capacitivo. Dacci la tua sensazione reale su ciò che hai fatto. Sì, questo non vuol dire che il diodo Schottky non debba essere utilizzato. Quello che voglio dire che non tutti i diodi Schottky hanno un comportamento simile. Di certo nascono per applicazioni bassa tensione, quindi se arriverà sul mercato un componente, quindi un diodo in grado di arrivare a 1000 volt e di andare a soddisfare l'esigenza in corrente, non vedo perché non debba essere utilizzato. Quindi il giorno in cui arriverà saremo ben felici di accontentare tutti e di andare a dissipare ancora meno energia. Le considerazioni alla fine su questo tipo di oggetto sono che, cioè, perché è stato fatto un oggetto così, si è partiti da come è fatto un resistore corazzato, è stato fatto utilizzando un case in alluminio e praticamente è stata fatta la stessa identica cosa con un diodo. Quindi profilo semplice, anodizzazione, materiali interni inerti, quindi non hanno possibilità di andare a propagare incendi o quant'altro. E questo è importante sui tetti, perché le tensioni in ballo, se si sgancia ad esempio un MC4, è lì che l'arco voltaico provoca l'incendio sul tetto, la statistica è quella. Sì, la resina interna praticamente riesce a isolare, oltre il fatto che il tubo in alluminio anodizzato è già isolante di suo, quindi è un buon conduttore, quindi ha una bassa resistenza termica e dissipa meglio anodizzato. Dissipa molto meglio e ovviamente è protetto contro la salsedine, agenti atmosferici e quant'altro. Varie, certo. È liscio, quindi il deposito di polvere e quant'altro non è un problema, è sovradimensionato, non ci sono componenti che propagano incendio. L'unico limite sono la scheda tecnica che dice il costruttore degli MC4. Nasce in questo modo l'impianto di casa, quindi il grosso limite dell'MC4 sarà quello che non potrà arrivare magari a X gradi, a 120 gradi perché non... Sì. Ecco. E da qui ragazzi c'è questo nuovo prodotto che oggi presento sul canale, che sono esattamente gli MC4 di qualità. Adesso della Staubli, giusto? Della Staubli, quelli originali. Ecco, un'altra cosa importante è l'isolamento che c'è tra il frutto interno e il case in alluminio. Quindi il tipo di resina termoconduttiva che viene messa dentro, ovviamente qualità massima, ha un isolamento pari a 22 kV al millimetro, misurati qui in laboratorio. Quindi noi, diciamo, sulla nostra scheda abbiamo messo ovviamente una tensione molto più bassa come garanzia, ma noi questi giusto pezzi per qua, essere se vogliamo, diciamo, se noi li mettiamo sotto il macchinario, andiamo a vedere che comunque l'isolamento resina è praticamente elevatissimo. Da quello che avete visto ragazzi, resina che serve a dissipare la migliore. Adesso andiamo sul tavolo di lavoro, sul bancone, anche a vedere il silicio, perché me l'ha fatto vedere prima la differenza tra la classica pasticca di silicio cinese e invece la loro, dorata e quant'altro. Insomma, questo fa capire perché rispetto ai 10-15 euro
di un diodo cinese che scalda, e quando cominciamo ad avere impianti significativi fonde, brucia, scoppia, l'abbiamo visto. Questo costa di più, ma ragazzi, una volta posizionato questo, per sempre. Diciamo che è pensato per andare oltre la vita dell'impianto. Ecco. È pensato per andare oltre la vita dell'impianto, cioè quando l'impianto finisce ve lo smontate e lo montate su un altro impianto. Beh, lì c'è il limite fisico delle connessioni poi dopo, no? Quindi, però il diodo, diciamo che di per sé, il modo in cui è costruito, il fatto che ci sia una resina interna, se anche dovesse perdere in tenuta, entra, diciamo, della porcheria, certo. Il diodo dentro comunque è preservato, quindi sicuramente va oltre la vita dei connettori stessi. Perfetto. Però questo è il massimo che ci offre il mercato, questo noi abbiamo montato. Assolutamente. Questo. E ringrazio la Ocran, ringrazio Andrea, perché questo prodotto è stato inventato qua, è stato progettato qua, veramente ancora tanti complimenti. Andiamo adesso sul tavolo di lavoro per vedere i dettagli di tutti questi prodotti, del nuovo prodotto, cioè l'MC4 della Staubli, e vediamo anche 2 dettagli tecnici molto importanti. Buona visione. Adesso ragazzi, qui farò una breve carrellata dei prodotti che offre la Ocran. E come ben vedete, li avete già visti negli altri video, partiamo da questi che sono i primi diodi, chiamiamoli più piccoli, questi sono da 15 ampere di potenza, dopodiché passiamo a questi che sono invece i 25 ampere, sono belli, lunghi, dissipazione, insomma l'avete visto anche i test, sono prodotti di altissima qualità. Questi invece sono quelli del quadro, quindi l'attacco DIN, ve ne faccio vedere uno da vicino che è questo, e questi sono 40 ampere con la modifica che è stata fatta è anche sul bullone di connessione dove è stato messo un M5. Questi hanno l'attacco DIN, quindi vengono messi sul quadro e sono un po' quelli che tutti gli amici del canale preferiscono, perché insomma aletta di raffreddamento di alta qualità, qui avete cambiato anche i terminali, prima c'era il classico terminale, quello giallo per intenderci, adesso è stato messo questo, quindi migliorata anche la connessione. E qua vediamo un nuovo prodotto ragazzi, questi sono gli MC4, ve li faccio vedere qua, queste sono le femmine, quindi sono quelli della Staubli, prodotto di altissima qualità ragazzi, qui la connessione, la plastica eccetera, e questi devono stare sul tetto per anni, io dico decenni, quindi questo anche se costa qualcosa in più del cinese al quale siamo abituati ragazzi, qua ci sono i maschi, ebbene questi sono veramente buoni. Adesso vedrete anche di questi tutti i link sul canale. Io ho visto anche ragazzi la connessione, quindi il suo terminale, cioè è molto più grosso, è crimpabile. Vi ricordate che io ho sempre suggerito, ma lo suggerisco anche su questi, una volta che avete crimpato date una leggera saldatina sul rame, che in questo modo date certezza di connessione. Andrea, condividi questo pensiero sulla saldatura del... Sì, pienamente, anche perché questi terminali sono gli stessi identici che troviamo qui. Ok, perfetto. Gli stessi. Quindi sono quelli che usate già voi sui diodo. Sono quelli... Mettiti di là così non ho la luce. Perfetto. Sono quelli che già utilizziamo sui nostri diodi, quindi abbiamo scelto di utilizzare questi, quindi questi vengono montati, avvitati sul diodo e sigillati sul diodo. Del resto non avrebbe senso fare un diodo di straqualità come questi e poi mettere un terminale di plastica che si va a cuocere prima ancora del... Sì, certo. Questo è fondamentale, utilizzare comunque il connettore giusto. Perfetto, adesso mi faresti vedere un attimo la differenza tra il silicio cinese che si usa... Sì, come ti ho anticipato prima, tornando sempre al classico Schottky, solo per far rendere conto il tipo di grandezza che può esserci dentro a livello di pasticca in silicio, anche noi utilizziamo dei piccoli diodi al silicio per 0,3 ampere. Ok. Sono diodi di questo calibro, sempre Semicron. Allora, sempre Semicron, diodo al silicio, sono qualche millimetro, li vedete qua. Perfetto. Okay. Adesso vorrei che facessi vedere però la Ferrari. Questi hanno un diametro molto piccolo,
Adesso invece vediamo quello che mettiamo qui dentro. Arrivano sempre col certificato. Non farti cadere perché insomma poi ci vuole il cercaoro. Sì, sempre Semicron. Semicron, ok, vabbè, azienda leader, eccetera. Eccoli qua. Questo è per far capire cosa noi andiamo a mettere dentro. Ragazzi, la dimensione, ma poi anche in doratura, questo è quello che loro inseriscono invece che questo. Quindi Sì, ragazzi... solo per far capire, diciamo, i livelli di dimensioni, giustamente Sì. questi sono diodi al silicio, quello che viene messo lì dentro è uno Schottky, è sicuramente una roba diversa. Sì. Ehm, E poi anche con le saldature, perché ho visto che usate questo filo di sì, ecco. AGCUSN che... Allora, insomma, per quanto riguarda le saldature, immagino che quella bobina lì costi un botto. sì, sì, queste bobine qui, praticamente questo è una lega Tamura Elsold. Se non è segreto puoi abbiamo, farlo vedere. sì, sì, abbiamo di varie grandezze, diciamo, vari tipi, quindi utilizziamo quelli con flussante, quelli senza, però qui siamo alla qualità massima. Mi Perfetto. sembra che siamo sui 200 euro più IVA al chilo. Adesso c'è Andrea che sta guardando Miriam, che Sì, è la contabile. sto che... guardando, no, tanto per avere È lei il che riscontro, paga, signore. tanto perché non dica, diciamo, ecco, una cosa per un'altra. Mi sembra No, che no, più no, o meno c'è è quello, sempre la è quello conferma il costo. del ciò che diciamo, Quindi, ovvio. noi qui, ecco, non utilizziamo leghe diciamo, Classica. a basso costo, tipo il 20-30 euro al chilo, ecco. Sì, sì, sì. Quindi questo è Stagno fondamentale. piombo e tutto il resto, vabbè. No, il piombo è bandito già da anni ormai. Ma c'è chi lo usa ancora, vai tranquillo. No, è importante comunque quando uno fa, diciamo, una saldatura, perché qui all'interno il terminale sullo stauli, diciamo, quindi sia il maschio che femmina, è oltre che crimpato è saldato. Certo. È saldato con questo tipo di leghe. Non solo questo, ma anche il diodo interno utilizza questo tipo di leghe, quindi noi penso che questo lo facciano apposta per noi, credo. Perfetto. Confermi, no? Cioè, questo qui lo fanno apposta per noi, quindi Bene, è anche lì massima qualità. è un tipo di lega che non abbiamo scoperto ieri, questa la utilizziamo dal 2003, Certo. dal 2003 questa Certo. lega qui, quindi... E anche lì qualità non cambia, certo. Sì, cioè anche il semplice fatto di utilizzare il tipo di lega giusto comporta poi dopo all'interno del diodo con i riscaldamenti, quindi questo viene montato esterno, si riscalda, si raffredda, si riscalda, si Dilatazioni raffredda. termiche, Quindi eccetera, certo. il silicio deve essere idoneo, quindi deve essere sia in saldatura sia sui terminali, deve avere la possibilità di muoversi, sono degli spostamenti minimi, molto molto piccoli, Sì. non deve essere rigido e ovviamente a tenere il diodo poi dopo sulla parte che dissipa c'è questo Ci tipo vuole di quello, lega chiaro. qui, quindi Vabbè, ci vuole... argento, punto di fusione alto, connessione certa, quindi c'è tutta una serie di... Sì, beh, prima che fonde la lega... Chiaro. Bene, c'è Andrea, il nostro diodo. sei stato chiarissimo, abbiamo visto anche la qualità dei... Sì, ecco, dei un'altra prodotti. cosa di questi, ad esempio, le connessioni. Mi viene chiesto il perché abbiamo fatto questo tipo di connessione, no? Sì. Quindi perché non è possibile farla più grande, oppure perché non è stata fatta in modo diverso. Quella è ripresa È dai molto- diodi alta tensione, no? È molto semplice perché noi già li montiamo su questi, ne acquistiamo in quantità e quindi ovviamente viene fatto il trattamento galvanico su questi, li montiamo in quantità e quindi abbiamo la possibilità di abbassare di molto il prezzo di questa roba Perfetto. qui. Se dovessimo farlo nuovo Specifico avrebbe un ulteriore aumento di prezzo. avrebbe ovvio. un ulteriore aumento di prezzo, anche perché il sistema anche dei diodi un po' più grandi è questo. Sì, Quindi sì, è sempre lo stesso sistema di connessione. perfetto. Beh, Ecco, ma già un M5 connesso bene col nuovo terminale di rame, insomma, c'è stato un miglioramento notevole. Andrea, Sì. sei stato chiarissimo, abbiamo visto tanti dettagli, adesso passerei ai saluti finali, chiamerei anche Marco e Miriam perché
veramente sono contento di essere venuto qua in questa azienda dove la qualità del prodotto si è vista passo per passo. Allora ragazzi, il video è giunto al termine, io avrei voluto avere anche qua tutti i dipendenti, però avremmo fatto il mucchio che lavora qui in Ocram. Invece rimaniamo solo con i soggetti che sono stati intervistati, cioè Marco, titolare, Miriam, la socia, Andrea, il tecnico, e Gianni, come al solito, lo youtuber. Bene ragazzi, io vorrei che le conclusioni le faceste voi, perché le mie sono semplici: azienda italiana seria, prodotto di altissima qualità, i materiali usati sono di primo ordine. Andrea l'avete visto sempre sul pezzo, la volontà di un'azienda di lavorare in amicizia, quindi qua ci sono tutte le prerogative per continuare in tal senso, e vi invito a guardare i link e scegliere i prodotti che vi dureranno oltre l'impianto e quindi altissima qualità. Miriam, la parola alle donne, che cosa vuoi dire agli amici del canale? Io volevo salutare tutti, ringraziare e niente, ringrazio anche Gianni, guardateci nel video, seguiteci e grazie a tutti. Perfetto, sintetico ma chiaro. Marco. Beh sì, grazie, ancora più sintetico. Ringrazio te in particolare di averci dato questa possibilità per insomma, far conoscere anche la nostra azienda. La vostra realtà, nel Veneto. Quindi mi pare che ulteriori spiegazioni, ulteriori commenti siano superflui. Esatto. È stato, ragazzi, Marco è sempre sul pezzo, proprio persona bravo, mi piace, etica. Andrea, il tecnico, finisce e chiude con l'high quality. Sì, dai, un grazie a tutti quanti, quindi grazie a Marco, grazie a Miriam e grazie a te ovviamente. Siete iscritti al canale voi? Ovviamente Certo. siamo iscritti al canale, seguiamo. Lo guardiamo tutte le sere prima di andare a dormire. Spoilerare. Esatto. Va bene, ragazzi, tutto qui. Iscrivetevi al canale, ci vediamo al prossimo video. Andiamo a bere qualcosa, ragazzi? Volentieri.